Amici di Battista 70 Phone, oggi vi proponiamo un confronto tra Oppo Find X9 Ultra e iPhone 17 Pro Max. Il nostro confronto verterà principalmente sulla fotocamera. Partiamo dai prezzi. Oppo parte nella versione 12512 da 1699 euro, mentre invece iPhone Pro Max nella versione, diciamo quella base 256, parte da 1489. Quindi cerchiamo di capire un attimino qual è quello più orientato alla fotografia. Diciamo che Oppo nasce principalmente più come un camera phone vero, con uno zoom più spinto, dei ritratti migliori. Invece iPhone è un pochettino più immediato, apri la fotocamera e scatti subito senza particolari regolazioni. Inoltre anche nella parte video troviamo che iPhone abbia qualcosa di superiore. Ma bando alle ciance e andiamo a vederli da vicino. A livello design, Oppo fa subito capire qual è la propria peculiarità. Abbiamo un modulo fotografico molto grande ed evidente e quindi si capisce già subito qual è la sua vocazione. Inoltre abbiamo anche una batteria da 7050 mAh che ci consente di scattare molte foto, un bel display grande e un hardware di fascia veramente alta. iPhone 17 Pro Max è un approccio più classico, solido, curato, familiare perché arriva da altri iPhone. Abbiamo un chip A19 Pro, il display di alto livello e l'integrazione con Mac, iPad e servizi Apple lo rendono molto pratico nel quotidiano. Però abbiamo anche il tasto camera control che aiuta negli scatti e gli dà anche a lui una vocazione un pochettino più fotografica. Per quanto riguarda le fotocamere, Oppo ha una principale da 200 megapixel, un tele 3x anch'esso da 200 megapixel, un 10x ottico da 50 megapixel e una ultra grandangolare da 50 megapixel. In più c'è il lavoro con Hasselblad su colore, contrasto e modalità di scatto. iPhone 17 Pro Max risponde con 3 fotocamere da 48 megapixel e con una gestione molto semplice. Apple punta meno sulla quantità di focali e più sulla rapidità, apri la fotocamera, scatti e il risultato è già bello che pronto. Nelle foto di giorno Oppo Find X9 Ultra con la principale da 200 megapixel offre tanto dettaglio, le immagini sono ricche, lavorabili e lasciano più margine se volete ritagliare o sistemare qualcosa dopo lo scatto. Il vantaggio si sente soprattutto nelle scene ricche di elementi, paesaggi, strade, palazzi, texture e soggetti con molti dettagli fini. 17 Pro Max, le foto di giorno è più immediata, l'esposizione è ben gestita, l'HDR interviene in modo efficace e lo scatto esce subito pronto per social o la galleria. iPhone è quindi più rapido, Oppo invece dà più soddisfazione se guardate il dettaglio e volete una foto meno automatica. Parlando di colori HDR, Oppo tende ad avere una resa più fotografica, i colori hanno più caratteri, le ombre sono più profonde e il contrasto dà spesso più personalità alla scena. La firma Hasselblad si nota soprattutto quando c'è una luce interessante. Oppo prova a mantenere più atmosfera senza trasformare ogni scatto in una foto troppo piatta. iPhone 17 Pro Max il risultato è più naturale, è facile da prevedere, la pelle viene gestita bene, il bilanciamento del bianco resta stabile e l'HDR protegge molto il volto, il cielo e le zone scure. Se volete uno scatto pronto e bilanciato, iPhone resta più semplice, se cercate un'immagine con più carattere, Oppo può piacere di più. Nello zoom, diciamo che qui, passatemi il termine, non c'è partita, perché comunque Oppo Find X9 Ultra ha due zoom, un tele 3x da 200 megapixel che va bene in tante situazioni, come ad esempio anche i ritratti, e poi abbiamo un 10x ottico da 50 megapixel che aggiunge la possibilità di fotografare soggetti lontani, dettagli architettonici, paesaggi, insomma è uno zoom veramente molto eclettico e valido. Il 17 Pro Max ha un buono zoom, però finché non si fa spingere troppo con la lontananza. Qui, ripeto, a mio modo di vedere, ma è anche una questione hardware, non c'è partita e Oppo vince a mani basse. Per quanto riguarda i ritratti, anche qui Oppo usufruisce del telededicato che aiuta a dare la giusta distanza dal soggetto, a separare meglio lo sfondo, a dare più profondità all'immagine. Insomma, è un plus non indifferente. Per quanto riguarda iPhone, il ritratto è più semplice, inquadri, scatti e spesso è già una foto pronta con buona gestione del volto e dello sfondo. Diciamo che Oppo invece dà il meglio quando vi prendete qualche secondo in più.
Per quanto riguarda le foto in notturna, diciamo che iPhone 17 Pro Max consente di fare foto, chiamate, passatemi il termine, più facili. La modalità automatica lavora bene, lo scatto arriva subito pulito e la gestione delle luci resta molto affidabile. Quindi se dovete fotografare al volo, diciamo che iPhone è quello migliore tra i due. Se invece volete una foto più personale, Oppo dà più spazio, anche perché quando si sceglie bene la scena, la principale cattura tanta informazione e permette di mantenere più atmosfera nelle luci artificiali. Quindi Oppo non punta solo a illuminare tutto, in alcune situazioni lascia una resa più profonda, soprattutto se non volete il classico effetto notturno troppo uniforme. Però, ripeto, se dovete fare una foto al volo con risultati più che buoni, diciamo che iPhone 17 Pro Max vi consente uno scatto più, chiamate, più rapido. Parliamo ora della ultra grandangolare e della macro. Oppo Find X9 Ultra ha una ultra grandangolare da ben 50 megapixel che funziona bene per paesaggi, interne, architetture e foto di gruppo. La risoluzione alta aiuta a mantenere più dettaglio ai bordi della scena. Negli scatti ravvicinati Oppo può sfruttare meglio anche le focali posteriori per dettaglio, texture e piccoli oggetti con una prospettiva più gradevole. Con iPhone 17 Pro Max l'ultra grandangolare è molto pratica, la usi senza pensarci troppo, si passa bene dalla principale e funziona bene anche nelle macro veloci. iPhone anche qui resta più diretto, Oppo invece permette qualche scatto più ricercato quando si sceglie meglio la distanza. Per quanto riguarda selfie e video, allora Oppo la selfie camera è comunque valido, ma il meglio viene dato dalle cam posteriore, anche i video si comporta bene, però la forza principale resta nella fotografia. iPhone 17 Pro Max selfie e video sono più immediati, la camera frontale lavora bene, Center Stage aiuta nei contenuti parlati, l'integrazione con app social, Mac e iPad rende tutto più veloce. Quindi per chi registra spesso e pubblica al volo, iPhone resta più pratico. Oppo convince di più quando il centro del confronto sono foto, ritratti e composizioni varie. Quale scegliere alla fine? Dipende dalle vostre priorità. Se la vostra priorità sono le foto, i ritratti, lo zoom, un po' più di libertà fotografica, andrei decisamente su Oppo. Se invece preferite i video, un discorso anche di ecosistema, montaggio video direttamente dallo smartphone, iPhone è quello che fa per voi. Insomma, sono due prodotti veramente molto validi. Ribadisco, alla fine la scelta dipende prettamente dall'uso che ne fate. Se siete più appassionati di fotografia, vi piace smanettare anche con le lenti, con lo zoom, con i ritratti, Oppo. Se invece diciamo che siete più dei fotografi di fretta, chiamiamolo così, che vi serve qualcosa di subito pronto, vi servono dei bei video e montarli direttamente dallo smartphone o comunque con un ecosistema come quello di Apple che vi consente di fare innumerevoli cose senza troppi sbattimenti, allora a questo punto direi che iPhone fa per voi. Noi li abbiamo apprezzati entrambi sotto anche altri aspetti, sotto l'aspetto software, hardware e quant'altro. Ribadisco, la scelta sta a seconda del vostro tipo di utilizzo. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Font.